Lezione 201. Non ho idea di cosa stia causando questi problemi. Anna, non ho idea di cosa stia causando questi problemi. Che tipo di problemi stai riscontrando? Il mio computer continua a bloccarsi e non riesco a capire perché. Ho provato tutto ciò che mi viene in mente. Hai provato a eseguire una scansione antivirus o a verificare la presenza di aggiornamenti software? Sì, ho fatto tutto questo. L'ho persino portato in un'officina, ma non sono riusciti a trovare nulla di sbagliato in esso. È strano. Quando hai iniziato a riscontrare questi problemi? Sta succedendo da alcune settimane. All'inizio, era solo un piccolo fastidio, ma ora sta peggiorando. Forse è un problema hardware. Hai controllato il tuo disco rigido o la tua RAM? No, non li ho ancora controllati. Ci proverò dopo. È anche possibile che ci sia un problema di compatibilità con uno dei tuoi programmi. Hai installato qualche nuovo software di recente? Vieni a pensarci, ho installato un nuovo programma nel periodo in cui sono iniziati i problemi. Proverò a disinstallarlo e vedere se questo aiuta. È una buona idea. Speriamo che questo risolverà il problema. Lezione 202. Hai già visto i fuochi d'artificio qui? Anna, hai già visto i fuochi d'artificio qui? No, non l'ho fatto. È un bello spettacolo? Sì, è incredibile. Puoi vederli da quasi ovunque in città. Sembra davvero fantastico. Quando è il prossimo spettacolo pirotecnico? In realtà ce n'è uno che sta accadendo stasera. Volete andare a vederlo insieme? Certo, sembra divertente. Qual è il posto migliore per vederli? Di solito vado al parco vicino al fiume. Si ottiene una splendida vista da lì. Ok, suona bene. A che ora inizia lo spettacolo? Inizia alle 9 di sera, quindi probabilmente dovremmo andare lì intorno alle 8:30 per ottenere un buon posto. Capito. Dovremmo portare qualcosa con noi? Solo una coperta su cui sedersi e forse qualche snack. Può diventare piuttosto affollato, quindi è meglio viaggiare leggeri. Suona bene. Sono davvero entusiasta di vedere i fuochi d'artificio ora. Anch'io. Penso che ti piacerà davvero. Lezione 203. Conosci quella ragazza laggiù? Ehi Anna, conosci quella ragazza laggiù? Quale ragazza? Puoi descriverla? Quello con il vestito rosso e i capelli neri. No, non credo di conoscerla. Davvero? No, neanche io. Ho solo pensato che le sembrasse familiare. Forse viene da queste parti, ma non l'abbiamo ancora incontrata. Sì, potrebbe essere così. Sembra essere sola però. Forse sta aspettando qualcuno. O forse si sta solo godendo un po' di tempo da sola. È vero. Immagino che non lo sapremo mai a meno che non andiamo a parlare con lei. Sì, ma non voglio interromperla se si sta godendo il suo tempo da sola. Capisco,
ma forse la prossima volta che la vediamo possiamo presentarci. Lezione 204. Hai mai incontrato il mio amico David? Anna, hai mai incontrato il mio amico David? No, non credo di sì. Com'è? È davvero estroverso e amichevole. Ama viaggiare e provare nuovi cibi. Sembra una persona divertente da conoscere. Come l'hai conosciuto? In realtà ci siamo incontrati al college. Siamo stati compagni di stanza per un semestre. Oh, è fantastico. Sei ancora in contatto con lui? Sì, parliamo al telefono abbastanza regolarmente e cerchiamo di incontrarci ogni volta che siamo nella stessa città. È fantastico. Forse lo incontrerò prima o poi. Sì, sarebbe fantastico. Penso che voi due andreste d'accordo. Cosa fa per vivere? È un ingegnere informatico. Lavora per una grande azienda tecnologica nella Silicon Valley. Wow, è impressionante. Sembra che stia facendo bene per se stesso. Sì, sta sicuramente bene. Ma è anche una delle persone più umili e di buon cuore che conosca. Lezione 205. Hai deciso da quale negozio vuoi acquistare il tuo nuovo telefono? Anna, hai deciso da quale negozio vuoi comprare il tuo nuovo telefono? Non ancora. Sto ancora facendo shopping in giro e confrontando i prezzi. Hai controllato il negozio su Main Street? Di solito hanno buoni affari sull'elettronica. No, non ci sono ancora stata. Lo controllerò sicuramente. E per quanto riguarda il negozio nel centro commerciale? Hanno una grande selezione di telefoni. Sì, ci sono andata ieri, ma i prezzi erano un po' più alti di quanto sperassi. Ok, nessun problema. Che ne dici del negozio vicino alla stazione ferroviaria? Ho sentito che hanno anche dei buoni affari. Non ci sono ancora stata, ma la aggiungerò alla mia lista. Grazie per il suggerimento. Nessun problema. So quanto può essere travolgente scegliere un nuovo telefono. Sì, ci sono così tante opzioni là fuori. È difficile sapere quale scegliere. Ecco perché è importante fare le tue ricerche e guardarsi intorno. Non vuoi finire per rimpiangere il tuo acquisto in seguito. Hai ragione. Mi assicurerò di esaminare tutte le mie opzioni prima di prendere una decisione. Buon piano. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto o consigli. Lezione 206. A che ora sei andato a dormire ieri sera? Ehi Anna, a che ora sei andata a dormire ieri sera? Credo fossero circa le 23. Perché lo chiedi? Sto solo cercando di avere un'idea di quanto sonno stai dormendo. Ti stai riposando abbastanza? Sì, penso di sì. Di solito miro a circa 7-8 ore di sonno a notte. Bene. Ho anche cercato di dormire di più, ma finisco sempre per stare alzato troppo tardi. Sì, può essere difficile attenersi a un programma di sonno coerente. A che ora vai a letto di solito? Ultimamente, è stato più vicino a mezzanotte. So che dovrei dormire di più, ma non riesco a rilassarmi di notte.
Hai provato a fare alcuni esercizi di rilassamento prima di andare a letto, come la meditazione o la respirazione profonda? No, non l'ho fatto. Questa è una buona idea però. Forse ci proverò stasera. Potresti anche provare a limitare il tempo trascorso davanti allo schermo prima di andare a letto. La luce blu dell'elettronica può interferire con il sonno. Sì, è vero. L'ho già sentito prima. Cercherò di mettere via il mio telefono prima e vedere se questo aiuta. Buona idea. Fammi sapere come va. Dormire a sufficienza è così importante per la nostra salute e il nostro benessere. Lezione 207. Pensi che questa stanza sia abbastanza grande per la festa? Anna, pensi che questa stanza sia abbastanza grande per la festa? Mi sembra abbastanza spaziosa. Quante persone ti aspetti? Circa 20 o giù di lì. Semplicemente non voglio che si senta troppo affollato. Penso che dovrebbe andare bene. C'è un sacco di posti a sedere e spazio per muoversi. È vero. Spero solo che non ci siano ospiti inaspettati che si presentino. Beh, potremmo sempre spostare alcuni mobili se abbiamo bisogno di fare più spazio. Buon punto. E c'è anche il cortile se la gente vuole uscire. Sì, è un'ottima idea. È una bella giornata, quindi le persone probabilmente vorranno trascorrere un po' di tempo all'aperto. Ho anche assunto un ristoratore per fornire cibo e bevande, quindi non dovremo preoccuparci di questo. Questa è una buona chiamata. Sarà meno stressante per noi e possiamo concentrarci sul goderci la festa. Esattamente. Voglio solo che tutti si divertano e si divertano. Sono sicura che lo faranno. Sei un anfitrione eccezionale e organizzi sempre le migliori feste. Lezione 208. Perché non andiamo a vedere un film stasera? Ehi Anna, perché non andiamo a vedere un film stasera? Sembra una grande idea. Che film vuoi vedere? C'è un nuovo film d'azione che volevo vedere. Sei pronto per questo? Certo, sono sempre giù per un buon film d'azione. A che ora inizia? Inizia alle 7 di sera, quindi probabilmente dovremmo partire presto per assicurarci di avere buoni posti. Ok, suona bene. Vuoi cenare in anticipo? Sì, è una buona idea. C'è un nuovo posto italiano che ha appena aperto. Ti piace il cibo italiano? Adoro il cibo italiano. Qual è il nome del luogo? Si chiama La Trattoria. È un po' caro, ma il cibo è incredibile. Sembra il mio tipo di posto. A che ora vuoi incontrarti? Che ne dici di incontrarci al ristorante alle 17:30? Questo dovrebbe darci un sacco di tempo per mangiare e arrivare a teatro. Mi sembra buono. Non vedo l'ora che arrivi stasera. Anch'io. Dovrebbe essere una serata divertente. Lezione 209. Posso aprire la finestra? Anna, posso aprire la finestra? Perché lo chiedi? Fa caldo qui. No, volevo solo prendere un po' d'aria fresca nella stanza.
Oh, capisco. Sì, è un po' soffocante qui. L'apertura della finestra potrebbe aiutare. Ma non sarà troppo rumoroso fuori? Non voglio essere disturbato dal traffico. Penso che dovrebbe andare bene. Siamo a pochi piani di altezza, quindi non sarà troppo rumoroso. Inoltre, è un quartiere tranquillo. Ok, allora ci proverò. Grazie per il suggerimento. Nessun problema. A volte un po' di aria fresca può fare la differenza nel modo in cui ti senti. È vero. Oggi mi sento un po' pigro, quindi forse un po' d'aria fresca mi aiuterà a riprendermi. Fa bene anche alla salute. L'aria fresca può migliorare il tuo umore, aiutarti a dormire meglio e rafforzare il tuo sistema immunitario. Wow, non lo sapevo. Dovrò ricordarmi di aprire la finestra più spesso. Sicuramente. E se fa troppo freddo, puoi sempre richiuderlo. Lezione 210. Hai qualcosa per il mal di testa? Ehi Anna, hai qualcosa per il mal di testa? Sì, penso di avere dell'aspirina nella borsa. Vuoi che lo prenda per te? Sarebbe fantastico. Ho avuto mal di testa tutta la mattina e sta davvero iniziando a darmi fastidio. Nessun problema. Ecco qui. Basta prendere 2 di questi con un po' d'acqua. Grazie, Anna. Lo apprezzo molto. Certamente. Porto sempre con me alcuni antidolorifici per ogni evenienza. Probabilmente dovrei iniziare a farlo anch'io. Odio quando i mal di testa vengono fuori dal nulla come questo. Sì, possono essere davvero debilitanti. Hai provato a bere un po' d'acqua o a fare una pausa dallo schermo del computer? Non l'ho ancora provato. Forse farò una breve passeggiata fuori e prenderò un po' d'aria fresca. È una buona idea. A volte anche un cambio di scenario può aiutare. Sì, penso che aiuterà. Grazie per il consiglio, Anna. Nessun problema. Fammi sapere se hai bisogno di qualcos'altro. Lezione 211. Più cioccolato mangi, più grasso otterrai. Anna, hai sentito che più cioccolato mangi, più grasso otterrai? Sì, l'ho fatto. È perché il cioccolato ha un sacco di zucchero e calorie, che possono portare ad un aumento di peso se ne mangi troppo. È un peccato. Adoro il cioccolato, ma non voglio aumentare di peso. Tutto con moderazione, John. Va bene concedersi un po' di cioccolato ogni tanto, purché non si esageri. È vero. Immagino che ho solo bisogno di essere più consapevole di quanto sto mangiando e assicurarmi di bilanciarlo con l'esercizio fisico e le sane abitudini alimentari. Esattamente. E ci sono anche alcune alternative più sane al cioccolato normale, come il cioccolato fondente, che ha meno zucchero e più antiossidanti. Ho sentito che il cioccolato fondente fa bene. Forse ci proverò la prossima volta. Vale sicuramente la pena provare. Assicurati solo di tenere d'occhio le dimensioni delle porzioni. Lo farò. Grazie per il consiglio, Anna. Sai sempre come mantenermi in salute. Nessun problema, John.
Voglio solo assicurarmi che tu ti stia prendendo cura di te stesso. Lezione 212. Hai visto quando Tom se n'è andato? Anna, hai visto quando Tom se n'è andato? Non l'ho notato andare. No, neanche io l'ho visto andarsene. Deve essere scivolato via tranquillamente. Spero che non se ne sia andato perché era annoiato o a disagio. Non credo. Sembrava che si stesse divertendo prima. Forse doveva solo partire presto per qualcosa. Sì, è possibile. Dovrò fare il check-in con lui più tardi e assicurarmi che tutto sia a posto. È una buona idea. Sono sicuro che apprezzerà la preoccupazione. Non voglio che nessuno si senta escluso o a disagio alle mie feste. Lo so, e tu sei un anfitrione eccezionale, John. Tutti si divertono sempre ai tuoi eventi. Grazie, Anna. Voglio solo assicurarmi che tutti si sentano i benvenuti e inclusi. E tu fai un ottimo lavoro. Sono sicuro che Tom si è divertito mentre era qui. Lo spero. Dovrò raggiungerlo e vedere cosa pensa della festa. Sicuramente. E non preoccuparti troppo. A volte le persone devono solo partire presto per vari motivi. Lezione 213. Conoscete la signora seduta laggiù? Anna, conosci la signora seduta lì al bar? A quale donna ti riferisci? Quello con l'abito rosso? Sì, è quello. Penso di conoscerla da qualche parte, ma non riesco a collocarla. Non la conosco personalmente, ma penso che sia una habitué di questo bar. Ha senso. Mi sento come se l'avessi già vista in giro. È possibile. Potrebbe essere del quartiere o lavorare nelle vicinanze. Penso che andrò a salutarmi e vedere se si ricorda di me. Ok, provaci. Forse si ricorderà da dove vi conoscete. Ehi, scusami. Mi dispiace disturbarti, ma ci conosciamo da qualche parte? Signora, non ne sono sicura. Ci siamo già incontrati? Mi sento come se lo avessimo fatto, ma non riesco a ricordare bene da dove. Sono John, a proposito. Signora, piacere di conoscerti, John. Sono Sara. Forse abbiamo alcuni amici in comune o qualcosa del genere? Potrebbe essere così. Ho avuto la sensazione di conoscerti da qualche parte. Sembra che tu abbia fatto un nuovo amico, John. Sì, è sempre bello incontrare nuove persone e creare connessioni. Lezione 214. Potresti parlare un po'? Anna, mi dispiace, ma non riesco a sentire quello che stai dicendo. Potresti parlare un po' apostrofo? Certo, è meglio. Mi senti adesso? Un po', ma è ancora un po' ovattato. Penso che potrebbe esserci qualcosa di sbagliato nel mio udito. Oh no, non va bene. Forse dovresti farti controllare le orecchie da un medico. Sì, l'ho rimandato, ma penso che sia ora di fissare un appuntamento. Sicuramente. È importante prendersi cura della propria salute,
soprattutto quando si tratta di qualcosa di importante come l'udito. Lo so, odio andare dal dottore. Sembra sempre una tale seccatura. Ho capito, ma è meglio prevenire che curare. Inoltre, è meglio rilevare tempestivamente eventuali problemi di udito in modo che possano essere trattati correttamente. È vero. Prenderò un appuntamento domani e me ne occuperò. Buon per te, John. Sarò qui per supportarti in ogni fase del percorso. Grazie, Anna. Lo apprezzo molto. Certamente. Ecco a cosa servono gli amici. Lezione 215. Saresti interessato ad acquistare la mia auto? Ehi Anna, stavo pensando di vendere la mia auto. Saresti interessato ad acquistarlo? Oh, davvero? Che tipo di auto è? È una Honda Civic del 2017. È in ottime condizioni e ha un basso chilometraggio. Sembra una bella macchina. Quanto lo chiedete? Stavo pensando di chiedere $12.000 per questo. Ti sembra ragionevole? È un po' più di quello che speravo di spendere. Saresti disposto a scendere sul prezzo? Potrei essere in grado di scendere un po'. A cosa stavi pensando? Forse $10.000? Questo è più nel mio budget. Potrei fare $11.000. Questo è il più basso che posso andare. Ok, fammi pensare e tornare da te. Posso dare prima un'occhiata all'auto? Assolutamente. Posso incontrarti a casa mia domani e puoi portarlo per un giro di prova se vuoi. Suona bene. Ti farò sapere se decido di acquistarlo. Nessun problema. Grazie per averci pensato. Certo, John. Ti parlerò presto. Lezione 216. Perché sei venuto in Canada in primo luogo? Anna, perché sei venuta in Canada in primo luogo? Beh, sono venuta qui per studiare e laurearmi in ingegneria. Oh, capisco. È davvero fantastico. Ti è piaciuto il tuo tempo a scuola? Sì, l'ho fatto. È stato impegnativo, ma anche molto gratificante. Ho fatto dei grandi amici e ho imparato molto. È fantastico. Quindi, hai intenzione di rimanere in Canada ora che hai finito la tua laurea? Non ne sono ancora sicura. Mi piace molto qui, ma potrei anche voler esplorare altre opportunità e città. Ha senso. Il Canada ha molto da offrire, ma c'è anche un intero mondo là fuori da vedere. Esattamente. Voglio mantenere aperte le mie opzioni e vedere dove mi porta la vita. Posso sicuramente relazionarmi a questo. Io stesso sono sempre stato un po' nomade. Davvero? Dove hai vissuto prima? Dappertutto, davvero. Ho vissuto in Europa, Asia e Sud America. Wow, è davvero impressionante. Cosa ti ha portato in tutti quei posti? Una combinazione di lavoro, viaggi e solo il desiderio di vedere diverse parti del mondo.
È incredibile. Spero di poter viaggiare tanto quanto tu hai fatto un giorno. Lezione 217. I broccoli sono una delle verdure più sane. Ehi Anna, lo sapevi che i broccoli sono una delle verdure più sane che puoi mangiare? Sì, l'ho già sentito prima. Cosa lo rende così sano? I broccoli sono ricchi di sostanze nutritive, come vitamina C, fibre e antiossidanti. È anche a basso contenuto di calorie e ricco di proteine. È davvero impressionante. Dovrei mangiare più broccoli nella mia dieta. Sicuramente. È stato anche dimostrato che riduce il rischio di alcuni tumori e migliora la salute del cuore. Wow, non ne avevo idea. Dovrò iniziare a incorporarlo nei miei pasti più spesso. È anche molto versatile. Puoi arrostirlo, cuocerlo a vapore o persino mangiarlo crudo in un'insalata. È vero. L'ho avuto in patatine fritte e piatti di pasta prima, ma non l'ho mai provato crudo. In realtà è davvero buono crudo. Puoi immergerlo nell'hummus o in un condimento sano per uno spuntino. Sembra delizioso. Ci proverò sicuramente. Ottimo. Sarai sulla buona strada per uno stile di vita più sano in pochissimo tempo. Grazie per il consiglio, John. Sai sempre come rendere attraente un'alimentazione sana. Nessun problema, Anna. Voglio solo aiutarti a sentirti al meglio. Lezione 218. Mia nonna mi ha mandato un regalo di compleanno. Ehi Anna, hai ricevuto qualcosa di buono per il tuo compleanno? Sì, in realtà. Mia nonna mi ha inviato un regalo davvero premuroso per posta. È dolce. Cosa ti ha mandato? Mi ha mandato una bellissima collana che aveva ereditato da sua madre. È davvero speciale per me. Wow, è davvero bello. È sempre bello avere qualcosa con un valore sentimentale. Sicuramente. Sono così fortunata ad avere una nonna così premurosa e premurosa. È davvero bello da sentire. L'hai chiamata per ringraziarla del regalo? Sì, l'ho fatto. Abbiamo fatto una bella chiacchierata al telefono e le ho detto quanto apprezzavo la collana. Sono sicuro che era felice di sentirlo. È sempre bello sapere che il tuo regalo è stato apprezzato. Sicuramente. Ed è sempre bello mettersi al passo con i membri della famiglia, specialmente quelli che non vedi spesso. È vero. La famiglia è così importante, soprattutto quando si invecchia. Sono completamente d'accordo. Sono così grato per la mia famiglia e tutto l'amore e il sostegno che mi danno. Sembra che tu abbia una famiglia davvero fantastica, Anna. Sei fortunato ad averli. Lo sono. E cerco di non darli per scontati. Sono la cosa più importante della mia vita. Lezione 219. Conosci il ragazzo che vive accanto a te? Ehi Anna, conosci il ragazzo che vive accanto a te? Sì, lo faccio. Il suo nome è Mike. Perché lo chiedi? Mi stavo solo chiedendo. L'ho visto fuori prima e sembrava un bravo ragazzo. Sì, lo è. Abbiamo avuto alcune buone conversazioni prima.
È davvero amichevole. È fantastico. È sempre bello avere buoni vicini. Sicuramente. Ti fa sentire più connesso alla tua comunità. Hai mai avuto problemi con lui o con qualcuno dei tuoi vicini? No, non proprio. Tutti nel nostro edificio sono piuttosto rispettosi e premurosi. È davvero una fortuna. Ho avuto alcune brutte esperienze con vicini rumorosi o maleducati in passato. Peccato. Penso che siamo fortunati a vivere in un buon edificio con buoni vicini. Sì, penso che tu abbia ragione. È importante apprezzare le piccole cose della vita, come i buoni vicini. Assolutamente. Cerco di non darlo per scontato e faccio uno sforzo per essere io stesso un buon vicino. Questo è un grande atteggiamento da avere, Anna. È sempre bene diffondere positività e gentilezza nella tua comunità. Lezione 220. Ti dispiace se prendo in prestito il tuo telefono per un minuto? Ehi Anna, scusa se ti disturbo, ma ti dispiace se prendo in prestito il tuo telefono per un minuto? Certo, nessun problema. Va tutto bene? Sì, ho solo bisogno di fare una chiamata veloce. Il mio telefono è morto e non ho un caricabatterie con me. Oh, capisco. Qui, puoi usare il mio telefono. Conosci il numero? Sì, l'ho memorizzato. Grazie, Anna. Lo apprezzo molto. Nessun problema. Fa con calma. Grazie. Ti restituirò il telefono dopo aver effettuato una chiamata a casa mia. Hai sistemato tutto? Sì, l'ho fatto. Grazie ancora per avermi permesso di usare il tuo telefono, Anna. Sei un vero toccasana. Nessun problema. Sono contento di aver potuto aiutare. Hai bisogno di qualcos'altro? No, per ora è tutto. Ti lascerò tornare a quello che stavi facendo. Va bene, abbi cura, John. Anche tu, Anna. Grazie ancora. Lezione 221. Sai quando la scuola esce per le vacanze? Ehi Anna, sai quando la scuola esce per le vacanze? Sì, penso che sia venerdì prossimo. Perché lo chiedi? Mi stavo solo chiedendo. Ho una nipote che va a scuola da queste parti e volevo vedere se sarebbe partita presto. Ah, capisco. Sì, sono abbastanza sicuro che sia venerdì prossimo. I bambini hanno circa 2 settimane di ferie per le vacanze. È fantastico. Sono sicuro che i bambini non vedono l'ora. Sicuramente. È sempre bello fare una pausa da scuola e passare un po' di tempo con la famiglia e gli amici. È vero. Hai dei piani per le vacanze? Non ancora, ma spero di passare un po' di tempo con la mia famiglia. Di solito abbiamo una grande cena e ci scambiamo regali. Sembra davvero bello. Sono sicuro che è un ottimo momento per mettersi al passo con tutti. Sicuramente. La famiglia è così importante, soprattutto durante le vacanze. Sono completamente d'accordo. Sto pensando di passare un po' di tempo anche con la mia famiglia. Faremo una grande cena e guarderemo alcuni film delle vacanze.
Sembra molto divertente. Qual è il tuo film preferito per le vacanze? Mi piace molto It's a Wonderful Life. È un classico. Questo è un grande film. Piango sempre alla fine. Anch'io. È un vero strappalacrime. Beh, spero che tu abbia una fantastica vacanza con la tua famiglia, John. Grazie, Anna. Anche tu. Lezione 222. Devi andare al supermercato ogni giorno per procurarti da mangiare? Ehi Anna, devi andare al supermercato ogni giorno per prendere il cibo? No, non lo so. Di solito vado una volta alla settimana e faccio scorta di generi alimentari. È intelligente. Deve farti risparmiare un sacco di tempo e denaro. Sicuramente. Inoltre, mi aiuta a pianificare i miei pasti per la settimana ed evitare l'acquisto d'impulso. Questo è un buon punto. Finisco sempre per comprare cose che non mi servono quando vado al supermercato. Sì, è facile da fare. Ecco perché cerco di attenermi a una lista e compro solo ciò che so che userò. Questa è una buona strategia. Hai qualche consiglio per la pianificazione dei pasti? Certo. Di solito faccio una lista di pasti che voglio preparare per la settimana, e poi compro gli ingredienti di conseguenza. Cerco anche di pianificare gli avanzi in modo da poterli usare per pranzi o cene più avanti nella settimana. È davvero intelligente. Non ci avevo mai pensato prima. È un ottimo modo per risparmiare tempo e denaro. Inoltre, non devi preoccuparti di ciò che mangerai ogni sera. È vero. Potrei doverlo provare io stesso. Sicuramente. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto per iniziare. Grazie, Anna. Lo apprezzo. Nessun problema. È sempre bene condividere suggerimenti e trucchi per semplificarti la vita. Lezione 223. Pensi che dovrei farlo subito o aspettare un po'? Ciao Anna, sto pensando di iniziare un nuovo progetto. Pensi che dovrei farlo subito o aspettare un po'? Questa è una domanda difficile. Dipende molto da quale sia il progetto e da quanto tempo hai a disposizione. Sì, è vero. Non voglio affrettarmi se non ho abbastanza tempo per farlo correttamente. Esattamente. È sempre meglio prendersi il proprio tempo e fare le cose per bene, piuttosto che affrettarsi e commettere errori. Questo è un buon punto. Non voglio rovinare tutto. No, non lo fai. Ma allo stesso tempo, non vuoi procrastinare troppo e perdere opportunità. Sì, capisco cosa intendi. Si tratta di trovare il giusto equilibrio. Esattamente. Forse dovresti fare un elenco dei pro e dei contro di iniziare subito il progetto rispetto ad aspettare un po'. È una buona idea. Lo farò e vedrò cosa ha più senso. Ottimo. E ricorda, se decidi di avviarlo subito, assicurati di avere un piano e una tempistica chiari. Sicuramente. Non voglio volare alla cieca su questo progetto. No, non lo fai. Ma io ho fede in te,
Giovanni. Sono sicuro che farai un ottimo lavoro. Grazie, Anna. Apprezzo il vostro sostegno. In qualsiasi momento. Ecco a cosa servono gli amici. Lezione 224. Ho un suggerimento per qualcosa che potremmo fare questo fine settimana. Ehi Anna, ho un suggerimento per qualcosa che potremmo fare questo fine settimana. Che ne pensi? Certo, sono tutta orecchie. Cosa avevi in mente? Beh, stavo pensando che potevamo fare un'escursione in montagna. Dovrebbe essere davvero bel tempo questo fine settimana. Sembra una grande idea, John. Adoro le escursioni e le montagne sono sempre così belle. Sì, ho pensato che ti sarebbe piaciuto. Stavo pensando che avremmo potuto preparare un pranzo al sacco e farne una giornata. Sembra perfetto. Hai in mente un percorso specifico? Sì, stavo pensando che avremmo potuto fare l'Eagle's Nest Trail. È a circa 5 miglia e ha alcune splendide viste. Sembra una buona scelta. Hai già fatto quel percorso prima? No, non l'ho fatto. Ma ho sentito che è davvero bello. Ok, facciamolo. A che ora stavi pensando di iniziare? Che ne dici di incontrarci all'inizio del sentiero verso le 9 del mattino? Mi sembra buono. Dobbiamo portare qualcosa oltre al pranzo e all'acqua? Assicurati solo di indossare scarpe comode e di portare una giacca nel caso in cui faccia freddo. Oh, e non dimenticare una macchina fotografica. Capito. Non vedo l'ora, John. Grazie per il suggerimento. Nessun problema, Anna. Sono contento che ti sia piaciuto. Lezione 225. Dovrebbe essere davvero famoso e avere cibo incredibile. Ehi Anna, hai sentito parlare di questo ristorante? Dovrebbe essere davvero famoso e avere cibo incredibile. Sì, ne ho sentito parlare. Volevo provarlo da un po' di tempo. Beh, siamo fortunati perché è proprio in fondo alla strada. Ma guardate quella linea, è così lunga. Wow, sì, ci sono molte persone in attesa. Ma penso che ne varrà la pena. Lo spero. Vuoi aspettare in fila o provare a tornare più tardi? Aspettiamo in fila. Sarà un'avventura e potremo chiacchierare mentre aspettiamo. Ok, suona bene. Spero solo che non dovremo aspettare troppo a lungo. Anch'io. Ma anche se lo facciamo, possiamo sempre trovare qualcos'altro da fare nel frattempo. È vero. Hai qualche suggerimento su cose da fare qui intorno mentre aspettiamo? Potremmo fare una passeggiata per il quartiere o prendere un caffè in quel bar dall'altra parte della strada. Buone idee. Sono pronto per una passeggiata. Facciamolo. Ottimo. E chissà, forse faremo qualche nuovo amico mentre aspettiamo in fila. Oh oh, sono successe cose strane. Speriamo che il cibo sia buono come dicono che sia. Lezione 226. Da quanto tempo lavori qui in azienda? Ehi Anna, da quanto tempo lavori qui in azienda? Lavoro qui da circa 3 anni. E tu?
Ho iniziato solo qualche mese fa, quindi sono ancora abbastanza nuovo. Ah, capisco. Bene, benvenuto nel team. Grazie, Anna. Sono davvero entusiasta di essere qui. Cosa ti piace di più del lavoro qui? Mi piacciono molto le persone con cui lavoro. Tutti sono così amichevoli e solidali. Rende molto più piacevole venire al lavoro. È fantastico da sentire. Ho già notato che tutti qui sono davvero gentili e disponibili. Sì, è una delle cose che distingue questa azienda dalle altre per cui ho lavorato. È bene saperlo. Hai qualche consiglio per qualcuno nuovo come me? Prenditi il tuo tempo e non aver paura di fare domande. Tutti abbiamo dovuto iniziare da qualche parte, in modo che tutti capiscano cosa vuol dire essere nuovi. È rassicurante. Lo terrò sicuramente a mente. E non dimenticare di fare delle pause e prenderti cura di te stesso. Può essere facile rimanere intrappolati nel lavoro e dimenticare di prendersi cura del proprio benessere. Questo è un consiglio davvero importante. Grazie, Anna. Nessun problema, John. Siamo tutti sulla stessa barca. Lezione 227. Quanti gatti hai? Ehi Anna, ho notato che sei un grande amante dei gatti. Quanti gatti hai? Sì, amo i gatti. In questo momento, ho 2 gatti. I loro nomi sono Luna e Milo. È fantastico. Che tipo di gatti sono? Luna è un siamese e Milo è un tabby arancione. Sono entrambi così carini e coccolosi. Scommetto che lo sono. Vanno d'accordo? Il più delle volte, sì. Hanno i loro momenti in cui non sono d'accordo, ma nel complesso stanno abbastanza bene insieme. È bello sentirlo. Ho sentito dire che i gatti possono essere piuttosto territoriali. Sì, possono esserlo. Ecco perché è importante presentarli l'un l'altro lentamente, e dare loro il loro spazio. Ha senso. Hanno qualche giocattolo o dolcetto preferito? Luna ama giocare con i topi giocattolo e Milo ama inseguire i puntatori laser. Entrambi impazziscono anche per l'erba gatta. Oh oh, è divertente. Fanno mai qualcosa di malizioso? Oh sì, sempre. Milo ama buttare giù le cose dagli scaffali e Luna ama arrampicarsi sul frigorifero. Sembrano una manciata, ma anche molto divertenti. Sicuramente mi tengono sulle spine, ma non lo farei in nessun altro modo. Posso dire quanto li ami. Grazie per la condivisione, Anna. In qualsiasi momento, John. Il discorso del gatto è sempre il benvenuto nel mio libro. Lezione 228. Hai mai giocato a golf prima? Ehi Anna, hai mai giocato a golf prima? Sì. È molto divertente. Hai già giocato prima? No, non l'ho fatto. Non so nulla del gioco. Va bene. All'inizio può sembrare intimidatorio, ma in realtà non è così difficile una volta capito.
Non lo so. Mi sembra piuttosto complicato. Non è così complicato come sembra. Vuoi che ti insegni a giocare? Sarebbe fantastico, ma non ho mazze da golf o altro. Nessun problema. Ho un set extra di club che puoi prendere in prestito. Grazie, Anna. Lo apprezzo molto. Quando pensi che potremo andare a giocare? Che ne dici di questo fine settimana? Possiamo andare al campo pratica e esercitarci a colpire alcune palle. Mi sembra buono. Ma cosa mi metto? Ho bisogno di vestiti o scarpe da golf speciali? No, non necessariamente. Basta indossare abiti comodi e scarpe da ginnastica con una buona presa. E non dimenticare la protezione solare e un cappello. Capito. Grazie per i suggerimenti, Anna. Sono davvero entusiasta di imparare a giocare a golf. Sei il benvenuto, John. Penso che ti piacerà. Lezione 229. Questa nuova caffetteria è fantastica. Anna, sei stata in questo nuovo bar? È incredibile. No, non l'ho fatto. Perché non me ne hai parlato prima? Non lo so. Credo di essermene dimenticato. Ma devi provare il loro latte, è il migliore che abbia mai avuto. Ok, darò sicuramente un'occhiata. Grazie per avermelo raccontato ora però. Certo. Mi sento male per non avertelo detto prima. Va bene, non preoccuparti. Sono solo entusiasta di provarlo ora. Ottimo. Fatemi sapere cosa ne pensate. Lo farò. Hanno pasticcini o snack anche lì? Sì, hanno anche un'ottima selezione di dolci e panini. Yum, potrei dover prendere uno spuntino mentre sono lì. Certamente. E se hai tempo, anche l'arredamento all'interno è davvero fantastico. Sembra un ottimo posto. Non vedo l'ora di dare un'occhiata. Penso che ti piacerà. Fammi sapere quando hai intenzione di andare e forse posso unirmi a te. Lezione 230. Ho sentito che ieri hai litigato con il tuo amico. Anna, ho sentito che ieri hai litigato con la tua amica. Cos'è successo? Sì, abbiamo avuto un piccolo disaccordo. Ho detto qualcosa che non avrei dovuto e ha ferito i suoi sentimenti. Oh no, non va bene. Le hai chiesto scusa? Sì, l'ho fatto. L'ho chiamata ieri sera e ne abbiamo parlato. Le ho detto che mi dispiaceva, e che non intendevo essere offensiva. Bene. Ha accettato le tue scuse? Lo ha fatto, ma era chiaro che era ancora arrabbiata con me. Non la biasimo però. Ero nel torto. Ci vuole molto coraggio per ammettere quando hai torto, Anna. Sono orgoglioso di te per esserti scusato. Grazie, John. Non è stato facile, ma era la cosa giusta da fare. Sicuramente. Pensi che la tua amicizia andrà bene ora? Lo spero.
Potrebbe volerci del tempo prima che mi perdoni completamente, ma sono disposto a fare tutto il necessario per sistemare le cose. Questo è un buon atteggiamento da avere. Sono sicuro che apprezzerai i tuoi sforzi. Lo spero anch'io. Non è mai facile ammettere quando si sbaglia, ma è importante assumersi la responsabilità delle proprie azioni. È verissimo. Sono contento che tu sia stato in grado di sistemare le cose con il tuo amico. Anch'io, John. Grazie per averne parlato con me. Lezione 231. Perché l'hai detto a Sara? Anna, perché l'hai detto a Sara? È stata una cosa piuttosto dolorosa da dire. Lo so, e mi dispiace davvero. Non intendevo ferire i suoi sentimenti. Beh, sicuramente sembrava che tu lo facessi. Perché dici queste cose? Non lo so, John. Immagino che a volte parlo prima di pensare. Non è una scusa, ma è la verità. Non è una buona scusa. Devi essere più consapevole di ciò che dici alle persone. Le parole possono ferire tanto quanto le azioni. Lo so, e sto cercando di lavorarci. Non voglio ferire le persone o danneggiare le mie relazioni con loro. È bello sentirlo. Ma devi fare di più che provare. Devi lavorare attivamente per cambiare il tuo comportamento. Capisco, e lo sono. Ho cercato di essere più consapevole di ciò che dico e di come potrebbe influenzare gli altri. Questo è un passo nella giusta direzione. Ma devi anche assumerti la responsabilità delle tue azioni e scusarti quando ferisci qualcuno. Lo so, e mi sono scusata con Sara. Spero che possiamo superare questo e continuare la nostra amicizia. Lo spero anch'io. Ricorda, Anna, che le parole hanno potere. Usali saggiamente. Lo farò, John. Grazie per avermi ritenuto responsabile e avermi aiutato a essere una persona migliore. In qualsiasi momento, Anna. Ecco a cosa servono gli amici. Lezione 232. Il mio capo tende ad arrabbiarsi per nulla a volte. Ehi Anna, come sta andando il lavoro per te? È andato tutto bene. Ma il mio capo tende ad arrabbiarsi per nulla a volte, e può essere davvero frustrante. Mi dispiace sentirlo. Per che tipo di cose si arrabbia? A volte sono piccole cose, come se mi dimenticassi di inviare un'email o di fare un errore di battitura. Altre volte, sembra che sia solo di cattivo umore e se la prende con tutti. Non sembra molto piacevole. Ne hai parlato con lui? Non l'ho ancora fatto, ma ci sto pensando. Semplicemente non voglio peggiorare le cose. Capisco. Ma è importante comunicare con il tuo capo se qualcosa ti infastidisce. Forse non si rende nemmeno conto di come si sta imbattendo. È vero. Semplicemente non voglio rischiare il mio lavoro o rendere le cose imbarazzanti. Posso capire perché sei titubante, ma meriti anche di lavorare in un ambiente in cui ti senti rispettato e apprezzato. Hai ragione. Penso che cercherò di parlarne presto con lui e vedere se possiamo arrivare a una migliore comprensione. Questo è un buon piano. Sii onesto e rispettoso quando hai la conversazione.
Lo farò. Grazie per il consiglio, John. È bello avere qualcuno con cui parlare di questo. Certo, Anna. Ecco a cosa servono gli amici. Lezione 233. Iniziamo con quello che possiamo fare subito. Anna, so che abbiamo molto lavoro da fare, ma da dove cominciare? Iniziamo con quello che possiamo fare subito. In questo modo possiamo fare progressi e creare slancio. Ok, ha senso. Cosa pensi che possiamo fare in questo momento? Beh, possiamo iniziare facendo una lista di cose da fare e dando priorità ai nostri compiti. In questo modo sappiamo cosa deve essere fatto prima. Buona idea. Che altro? Possiamo anche suddividere il lavoro e delegare i compiti in base ai nostri punti di forza e alle nostre competenze. Questo è un approccio intelligente. Hai in mente dei compiti specifici per me? Sì, in realtà. Penso che saresti bravissimo a ricercare potenziali soluzioni e raccogliere dati per il nostro progetto. Ok, posso farlo. E tu? Posso assumermi il compito di coordinarmi con i membri del nostro team e programmare riunioni per discutere i nostri progressi. Sembra un piano. C'è qualcos'altro che possiamo fare subito? Possiamo anche fissare scadenze specifiche per ogni compito e ritenerci responsabili del loro rispetto. È una buona idea. Ci terrà in pista e ci assicurerà di fare progressi. Esattamente. E se ci imbattiamo in qualche ostacolo, possiamo sempre raggrupparci e trovare un nuovo piano d'azione. Mi piace il tuo modo di pensare, Anna. Iniziamo con quella lista di cose da fare. D'accordo. Facciamolo. Lezione 234. Com'è stato il tuo viaggio al centro commerciale? Ehi Anna, com'è stato il tuo viaggio al centro commerciale? È stato bello, grazie per avermelo chiesto. Ho trovato tutto quello che cercavo. È fantastico. In quali negozi sei andato? Sono andata in diversi negozi, ma il momento clou è stato sicuramente il grande magazzino. Era enorme. Oh, conosco quello di cui stai parlando. È un grande negozio. Sì, è stato enorme. Avevano di tutto, dai vestiti agli articoli per la casa all'elettronica. Avrei potuto passare tutto il giorno lì. Hai finito per comprare qualcosa lì? L'ho fatto. Ho preso alcuni vestiti nuovi e alcune cose per il mio appartamento. Bello. Era affollato lì dentro? Era piuttosto impegnativo, ma non mi importava. Mi piace l'energia di un negozio affollato. Lo vedo. Hai avuto problemi a trovare quello che stavi cercando? Non proprio. Il negozio era ben organizzato e facile da navigare. E se non riuscivo a trovare qualcosa, c'erano molti dipendenti disponibili in giro per aiutarmi. Questo è sempre un vantaggio. Ti è capitato di vedere qualche buon affare? In realtà sì. Stavano avendo una grande vendita su molti dei loro articoli, quindi ho risparmiato un bel po' di soldi. È fantastico.
Sembra che tu abbia avuto un viaggio di successo al centro commerciale. L'ho fatto. Grazie ancora per avermelo chiesto, John. Lezione 235. Ti piace lo sport? Anna, ti piace lo sport? Sì, ma non mi piace molto guardarli in TV. Preferisco giocarli io stesso. È fantastico. Che tipo di sport ti piace praticare? Mi piace giocare a tennis e a calcio. Sono entrambi divertenti e stimolanti in modi diversi. Anche a me piace giocare a tennis. Giochi in modo competitivo? Non proprio. Gioco principalmente per divertimento ed esercizio fisico. E tu, John? Che tipo di sport ti piace? Sono un grande fan del basket. Mi piace guardarlo in TV e giocare con i miei amici. Il basket può essere molto divertente. Hai una squadra del cuore? Sì, sono un grande fan dei Lakers. E tu, Anna? Hai una squadra o un giocatore preferito? Non proprio. Non seguo lo sport abbastanza da vicino per avere una squadra o un giocatore preferito. Va bene. È comunque divertente giocare e guardare lo sport anche se non hai una squadra preferita. D'accordo. Ed è un ottimo modo per rimanere attivi e in salute. Sicuramente. Hai provato qualche nuovo sport di recente? Non l'ho fatto, ma ho pensato di provare lo yoga o il Pilates. Non sono sport tradizionali, ma sono ottimi per rafforzare e allungare il corpo. È una buona idea. Ho sentito che anche lo yoga può essere davvero rilassante. Sì, ed è un buon modo per ridurre lo stress e migliorare la tua salute mentale. Sembra che entrambi amiamo lo sport per motivi diversi. È bello come possano riunire le persone in modi diversi. Lezione 236. Sai quanto dista il museo da qui? Anna, sai quanto dista il museo da qui? Non ne sono sicura. Hai provato a cercarlo sul tuo telefono? Non l'ho ancora fatto. Speravo che tu potessi saperlo dalla cima della tua testa. Mi dispiace, non lo so. Ma posso cercarlo per te se vuoi. Sarebbe fantastico, grazie. Ok, secondo Google Maps, è a circa 15 miglia da qui. Oh wow, è più lontano di quanto pensassi. Quanto tempo pensi che ci vorrà per arrivarci in auto? Dice che ci vorranno circa 30 minuti con il traffico normale. Ok, non è male. Vuoi guidare o dovrei guidare io? Posso guidare se vuoi. Hai l'indirizzo? Sì, fammi tirare sul mio telefono e ti darò indicazioni. Suona bene. Vuoi che inserisca l'indirizzo nel GPS? No, penso di ricordare come arrivarci. Ma grazie per l'offerta. Nessun problema. Fammi sapere se hai bisogno di aiuto con le indicazioni. Lo farò.
Grazie per aver cercato in lontananza per me, Anna. Prego. Buon divertimento al museo. Lezione 237. Hai intenzione di andare da qualche parte quest'estate? Ehi Anna, hai intenzione di andare da qualche parte quest'estate? Sì, in realtà. Sto pensando di fare una gita in spiaggia con alcuni amici. Sembra divertente. In quale spiaggia stai pensando di andare? Stiamo pensando di andare a Myrtle Beach. Ci sei mai stato? No, non l'ho fatto. Ma ho sentito che è davvero bello. Quando pensi di partire? Stiamo pensando di andare ad agosto. È un po' più tardi in estate, ma sarà ancora caldo e soleggiato. Sembra un buon momento per andare. Hai intenzione di soggiornare in un hotel o in affitto? Stiamo ancora decidendo, ma siamo inclini ad affittare una casa al mare. Sarà più spazioso e confortevole per un gruppo di noi. È una buona idea. Hai iniziato a pianificare qualcos'altro per il viaggio? Non ancora, ma stiamo pensando di fare alcune attività divertenti come jet ski e parasailing. Entrambi suonano come uno spasso. Hai intenzione di guidare o volare lì? Stiamo andando a guidare. Si tratta di circa 6 ore di macchina, ma lo divideremo e faremo alcune soste lungo la strada. Sembra un buon piano. Spero che tu ti diverta in spiaggia, Anna. Grazie, John. Non vedo l'ora. Lezione 238. Come ti piace il tuo caffè? Anna, come ti piace il tuo caffè? Mi piace con un po' di panna ed zucchero. E tu? Di solito bevo il mio nero, ma a volte aggiungo un po' di panna. È interessante. Ti piace il tuo caffè forte? In realtà sì. Mi piace che abbia un sapore audace e un buon calcio di caffeina. Capisco. Preferisco che il mio sia un po' più mite. A volte se è troppo forte, può darmi mal di testa. Ha senso. Mi piace il gusto del caffè forte, ma posso vedere come potrebbe non essere per tutti. Sì, penso che sia solo una questione di preferenze personali. Hai mai bevuto un caffè troppo forte per te? Sicuramente. Ho avuto alcuni colpi di caffè espresso davvero forti che mi hanno fatto sentire nervoso e ansioso. Oh wow, non sembra piacevole. Come fai a sapere quando il caffè è troppo forte per te? Di solito posso dirlo dal gusto e dall'intensità del ronzio della caffeina. Se è troppo, inizierò a sentirmi un po' traballante e al limite. È bello saperlo. Dovrò stare attento a non bere nulla di troppo forte intorno a te, John. Oh oh, non ti preoccupare. Posso gestire il mio caffè. Ma apprezzo la preoccupazione. Nessun problema. È sempre bene essere consapevoli delle preferenze degli altri. Lezione 239. Mangi molto pesce? Anna, mangi molto pesce? In realtà sì.
Cerco di mangiare pesce almeno un paio di volte a settimana. È una buona fonte di proteine e acidi grassi omega 3. È vero. Ma hai mai provato a mangiare carne? Certamente. Mangio anche carne, ma cerco di limitare il mio consumo per motivi di salute e ambientali. Capisco. Ma non ti manca mangiare carne a volte? Non proprio. Ho scoperto che posso ottenere abbastanza proteine e sostanze nutritive da altre fonti, come fagioli e quinoa. È impressionante. Non credo che potrei andare senza mangiare carne per molto tempo. Non è così difficile come si potrebbe pensare. Ci sono molte deliziose opzioni vegetariane e vegane là fuori che sono altrettanto soddisfacenti dei piatti a base di carne. È vero. Ma non pensi che mangiare carne sia più naturale per gli esseri umani? In realtà, c'è molto dibattito su questo. Alcuni esperti ritengono che gli esseri umani siano biologicamente progettati per mangiare carne, mentre altri sostengono che possiamo prosperare con una dieta a base vegetale. Interessante. Immagino che si riduca alle preferenze personali e alle convinzioni. Esattamente. Non sono qui per dire a nessuno cosa mangiare o non mangiare. Cerco solo di fare scelte informate basate sui miei valori e bisogni di salute. Questo è un buon approccio. Penso che tutti possiamo trarre beneficio dall'essere più consapevoli di ciò che consumiamo. Lezione 240. Oggi sei un po' in ritardo. Anna, oggi sei un po' in ritardo. Va tutto bene? Scusate il ritardo. Fuori pioveva molto. Oh no, peccato. Ti sei bagnato? Un po', ma avevo un ombrello, quindi non era male. Bene. Hai avuto problemi ad arrivare qui a causa della pioggia? Un po'. Il traffico era piuttosto lento, e ho dovuto fare una deviazione per evitare una strada allagata. Yikes, sembra una seccatura. Sono contento che tu ce l'abbia fatta qui sano e salvo. Grazie, John. Mi scuso per il ritardo. Non mi aspettavo che la pioggia causasse così tanti ritardi. Non preoccuparti, Anna. Non è un grosso problema. Sono solo contento che tu sia qui ora. Grazie. Cercherò di recuperare il tempo perduto e mettermi subito al lavoro. Prenditi il tuo tempo e non affrettarti troppo. Assicurati solo di essere coinvolto in tutto prima della fine della giornata. Capito. Grazie per la comprensione, John. Certo, Anna. Abbiamo tutti quei giorni in cui le cose non vanno secondo i piani. Grazie per aver guardato. Iscriviti al nostro canale. Incontriamoci presto nel nostro prossimo video.